una manovra suggerita da Carbone. Le proteste dei napoletani sono parzialmente giustificate dalla grande onestà dell'attaccante barese. Ce l'hai messo quel braccetto Galeotto? Può darsi che l'abbia toccato mezzo petto e mezzo braccio sicuramente, ecco, però penso che sia stato abbastanza involontario questo. Se la parola d'ordine per gli azzurri era dimenticare Brema, adesso i problemi aumentano. La reazione non è convincente. Terracenere, che poi sarà espulso, fa buona guardia su Maradona. Il Bari va addirittura vicino al raddoppio con Carrera, che ha sui piedi l'opportunità di chiudere l'incontro. Presidente Avellino, buongiorno. Che cosa ha detto negli spogliatoi la squadra? Molto nervosa. Mai fra il primo e il secondo tempo. Sono 20 anni che fra il primo e il secondo tempo non ho mai fatto una dichiarazione. Ripresa, Terracenere, guardiano di Maradona, viene espulso un po' frettolosamente per doppia munizione dal signor Rosario Lobello. Zola rileva De Napoli, il Napoli si avvicina più frequentemente dalle parti di Mannini. Il Bari ha ottimi solisti, qualche problema in più magari per il coro. La pressione dei partenopei è continua ma controllabile, almeno fino al colpo delle 100 pistole, tirato naturalmente da Diego Armando Maradona e concluso da Carnevale. È il gol dell'1-1. Brutto episodio nel finale. Nella curva dei tifosi del Napoli crolla una balaustra e ci sono ben 14 feriti. La partita rovinata da questi episodi, Diego. Ma guarda che i napoletani non stavano facendo niente, guarda, la polizia ha cominciato a correrli, guarda, si è rotto. Ma guarda che Diego. Tu sei uno che dice sempre la verità. Quanto è pesato psicologicamente nella vostra testa la partita di Coppa? Ormai era passata, guarda, sicuramente nessuno l'ha mandato giù a quella sconfitta, anche perché noi andavamo a fare il miracolo e avevamo preso una batosta incredibile. Nel calcio succede anche questo, speriamo di che possiamo dimenticare al più presto possibile. Diego Maradona, ti offriamo il microfono per questi auguri a tutti naturalmente. Sicuramente un buon Natale a tutta l'Italia sportiva e anche quelli che non sono sportivi. Un buon Natale perché sicuramente il Natale ci dà a tutti quanti la voglia di continuare a vivere, la voglia di fare festa. Il Natale porta fortuna al Napoli, il Capodanno meno. Campione d'inverno nella stagione dello scudetto, in quella successiva Napoli fa tris. Liquida il Bologna dei 3 stranieri tutti assieme e senza tridente fa bollire nel pentolone del San Paolo lo zampone rosso-blu, rimestandolo con il forcone a 2 punte. Carnevale manda la sua benedizione ai 2 superstiti dell'Ave Maria, che raccolgono e confezionano subito la strenna per i tifosi delle 2 curve. Cusin resta interdetto, Careca no, anzi abbozza un festoso samba. Il Bologna zona lascia troppi spazi al contropiede veloce degli azzurri, che soffrono solo i molti fuorigioco. Il pareggio potrebbe ottenerlo un ex, Giordano, ma Di Fusco, esaltato dalla convocazione improvvisa, si fa applaudire e dà fiducia ai compagni delle retrovie. Si scatena anche Alemao e fa crescere così la schiera dei suoi fans. Insomma, è un Napoli che dopo tante polemiche per il non gioco non dispiace. Maradona, controllato a zona da Stringara, riesce, spostato di 10 metri più avanti, ad essere la spalla ideale per il Careca più veloce dell'anno. Può capitare invece che tra difensore di fascia e portiere numero 2 ci possa essere qualche malinteso, è chiaro, da mancato affiatamento, ma c'è chi rimedia. Nel 1950 Bacchetti, mezzala a sinistra, segnò il gol numero 1000 del Napoli. 20 anni dopo Altafini siglò la 2000esima rete. A Marco Baroni l'onore del gol numero 3000 dopo 73 anni di attività ufficiale. Auguri. Questo Bologna che veniva un po' spregiudicatamente a Napoli anche a far risultato, ma addirittura a puntare alla vittoria, perché si era detto alla vigilia questo. Ma noi abbiamo un tipo di gioco che sia in casa che fuori lo attuiamo. Mi avevano detto che il Napoli era un pochino in crisi, oggi invece ho visto un bel Napoli, un Napoli che
specialmente in rimessa ha giocato bene in velocità e si trovano molto bene. Campione d'inverno già è qualche cosa, può confermarsi questo titolo poi secondo te a maggio? L'importante è continuare a fare punti in questi momenti che sicuramente il Napoli non è che stia giocando brillantemente, però neanche stiamo giocando male. Oggi abbiamo giocato una buona partita direi e speriamo di continuare così. Allora Diego, un brutto capodanno, però tutto sommato un ottimo 89, no? Sì, un ottimo 89, sicuramente non possiamo fare il brindisi alla grande per questa sconfitta, però la vita continua, non è che cambia più di tanto. La cosa che ti è piaciuta di più quest'anno di Maradona e la cosa che ti è piaciuta di meno di te e degli altri? Ma mi è piaciuto di più lo personale il matrimonio con Claudia, nel lavoro la Coppa UEFA, dopo lo meno è la sconfitta con il Werder Brema sicuramente. Per il Napoli capolista, con la paura di Capodanno, arriva la prima sconfitta della stagione in campionato. I partenopei sono in crisi di gioco, le gambe sono abbastanza molli, le idee poche e confuse. Ma dove finiscono i demeriti del Napoli arrivano i meriti di una Lazio veloce che ha fatto del pressing un'arma vincente e che ha giocato con il piglio di una grande. Icardi controlla tranquillamente Maradona, Carnevale comincia in panchina, Troglio sembra aver ritrovato il ritmo partita e Di Canio, se troverà la continuità, potrà dire qualcosa di importante. 36 minuti senza troppe emozioni nel primo tempo, fino a quando la superiorità laziale si concretizza con Amarildo veloce a riprendere una corta respinta di Di Fusco su un tiro di Bergodi. Nella ripresa tutto quello che non ti aspetti. Il Napoli reagisce senza troppa veemenza, la Lazio tiene il campo senza difendersi e cercando a più riprese di chiudere l'incontro. Amarildo è scatenato, raddoppia ma in chiara posizione di fuorigioco. Di Canio si conferma grande campione, anche se non sempre di altruismo. E quando il gioiello biancazzurro non gioca più solo per se stesso, arriva il raddoppio, con Pin freddo a gelare Di Fusco. È il gol del 2-0. Napoli in barca, Lazio padrona. Amarildo, da posizione regolare, chiude il match e chiede un posto nella nazionale brasiliana. Prima degli auguri c'è ancora il tempo per un palo di Troglio e per l'orgoglio ferito di una grande in crisi. Ci auguriamo naturalmente che con rientro di Renica si possa restituire alla squadra quell'equilibrio, quell'assetto che è una prerogativa abbastanza ben precisa, cioè quella di avere un libero che sappia anche giocare la palla e spostare Fusi a metà campo, dove sicuramente il suo raziocinio e la sua geometria ci possono venire molto utili. Perché ha perso il Napoli oggi così nettamente? Ma ha perso perché la Lazio ha giocato bene e perché noi non abbiamo potuto fare il gol che la Lazio ha avuto l'opportunità e l'ha messo dentro, solo per quello. Vi manca qualcosa nella testa o nelle gambe secondo te? No, credo che al Napoli non le manca assolutamente niente.